Sono Laura e sono la collaboratrice di Davide Bono. In questi giorni siamo sempre su in valle, quindi anche oggi siamo venuti su più o meno alle 11 del mattino. In questo momento è in corso la riunione in seguito a tutta la giornata e stiamo cercando di decidere con tutto il movimento che cosa fare. La gente è stanca e ne ha sofferte, quindi è un po' provata, non si riesce in maniera lucida a decidere che cosa fare. I fatti invece partono più o meno dalle 4 del pomeriggio di oggi, il momento in cui sono arrivate le camionette sull'autostrada, hanno bloccato i manifestanti fino a accerchiarci fisicamente sia dalla discesa, dall'uscita che dall'ingresso della parte dell'autostrada che va verso Susa. Sono rimaste bloccate 30 persone, queste sono state fermate, identificate, anche percosse, non troppo ma si sono fatte abbastanza male. Dopodiché con la mediazione di istituzioni e avvocati vari siamo riusciti a liberarli. Quindi a un certo momento la polizia ha fatto un passo indietro e siamo rimasti tutti fermi un attimo, cioè un paio di ore, tutto questo è successo in un paio di ore, fino a che più o meno alle 7 di sera sono arrivate altre camionette da Ulzio e queste ci hanno accerchiate e hanno deciso di caricare per sgomberare l'intera area. Quindi finalmente alle 8:30 ci accorgiamo che la loro volontà era proprio quella di farci andare via, ma via, proprio via. Hanno cominciato a tirare lacrimogeni, idranti, ma in una maniera folle. E poi la polizia ha cominciato a rincorrerci fino alla statale, dopodiché i manifestanti si sono divisi in due tronconi, una parte che andava verso la valle e una parte che scendeva verso la città. Io che ero dalla parte della statale, abbiamo subito proprio una rincorsa da parte della polizia, ma una rincorsa sconclusionata, come fosse, io non ho mai visto una cosa del genere, ci rincorrevano con i lacrimogeni e gli idranti che sparavano in aria. Questo per più di un chilometro di corsa, di gente affannata che aveva paura e aveva paura di farsi male. Ci sono stati poi dei feriti, un paio di feriti, a seguito dei quali la polizia si è arrestata e ha chiamato l'ambulanza e solo quando è arrivata l'ambulanza si è fermata, ha fatto passare i soccorritori e finalmente c'è stato un momento di pausa. Dopodiché hanno ancora avanzato per qualche centinaio di metri e poi si sono definitivamente stoppati. Fino a che, di nuovo grazie alle istituzioni, perché purtroppo qua con la polizia è così, il civile non ci può parlare, siamo arrivati alla conclusione che era troppo e quindi siamo riusciti a parlare con marescialli vari fino a renderci conto entrambi che era stata esagerata e quindi accordando con la polizia sono riusciti a indietreggiare insomma. E quindi in questo momento la polizia è all'altezza della rotonda che incrocia la statale con l'uscita dell'autostrada, sono fermi lì e i feriti insomma ce ne sono un po', in questo momento non sappiamo contare quanti, CS ce ne sono stati molti e quindi adesso si sono invitati tutti ad andare negli ospedali a farsi fare i referti, perché come sappiamo i CS sono tossici e stiamo cercando di decidere che cosa fare. C'è chi vorrebbe fare qualcosa subito, qualche azione significativa subito e chi dice invece andiamo a casa perché siamo stanchi. Hanno fatto danni alle auto che hanno trovato sulla statale,
tagliando gomme, rompendo specchi. E la cosa peggiore invece è che sono entrati all'interno di una pizzeria, ma non dalla porta, ma sfondando un vetro. Hanno fermato delle persone chiedendo loro documenti, e dopodiché hanno inseguito persone che si sono arrampicate sulle facciate delle case. Alcuni di loro sono riusciti a entrare negli appartamenti salvandosi perché questi volevano proprio picchiare, e il ristoratore ha detto loro hanno fatto il loro dovere. Questa è la cosa drammatica che io ritengo drammatica. E comunque danni ce ne sono stati parecchi, una violenza inaudita, io non ho mai visto una violenza così. L'unica cosa che io veramente, questa è un'osservazione personale, sono contenta che non abbiano seguito la gente nei vicoli, perché ci mancava solo quello, poi veramente, però veramente violenza. In realtà loro dovevano sgombrare l'autostrada e fermarsi all'incrocio, e invece hanno voluto proprio dare una punizione, sotto una punizione. Questo anche a seguito del fatto che oggi si sono incontrati gli amministratori della valle con la prefettura per cercare, loro dicono, un accordo. Io non credo che si potesse trovare un accordo, ma il presidente della comunità montana all'1 di oggi è tornato in valle raccontando l'incontro, che è semplicemente stato un invito a lasciare l'autostrada, al che il presidente della comunità montana ha risposto vedremo cosa fare, non poteva di certo promettere un'arretrata da parte di tutti noi, quindi questa è stata la loro risposta a questo incontro istituzionale. Siamo talmente sconvolti che io penso che le osservazioni, quelle vere, le faremo solo tra un paio di giorni, perché ti dico, quando vedi la gente che pesta uno con l'altro per scappare, non ce la fai, cioè veramente non è possibile ragionare.